E ti va di analizzare insieme a me una delle più famose citazioni della strega e attivista Starhawk e vedere bene che cosa significa? Ovvero ti va di fare un po' di teosofia insieme a me, di quella proprio applicata alle parole, alle frasi, per vedere cosa significa, perché è importante usare delle parole, darci uno specifico peso e vedere quali sono le conseguenze reali, tangibili, concrete sulla realtà di ciò che si dice e di ciò che si pensa? Dai, stai con me e alla fine di questo video sono sicura che ti porti a casa qualcosa di più. O Lady of Avalon. Ciao, sono Laura Ghianda. Tramite questo canale mi occupo di teosofia, ovvero una visione del mondo, della realtà e della spiritualità che parte da un'immagine simbolica di una madre cosmica e di spiritualità radicata. Sarebbe un vero onore per me e nonché un bel riconoscimento per il mio lavoro se volessi far parte anche tu del mio canale iscrivendoti e attivando le notifiche. Ma adesso vediamo noi. Ti voglio leggere questa frase, ti ricordo, è di Starhawk. Guarda, lo scrivo così magari se lo pronuncio male resta in testa e riconosciamo sempre i crediti, mi raccomando, che è una cosa importante perché aiuta le persone ad approfondire il pensiero di altre persone. Allora, leggiamo insieme la frase che dice: il simbolismo della dea non è una struttura parallela al simbolismo di Dio Padre. La dea non domina sul mondo, lei è il mondo. Manifesta in ciascuna di noi, può essere internamente conosciuta da ogni individuo in tutta la sua maestosa diversità. Ora proprio propongo, andiamo parte per parte, ho anche diversificato i colori e proviamo a vedere perché non è uguale dirlo in un altro modo, perché non è proprio una bazzeccola quello che ha detto Starhawk in questa citazione. E cominciamo dal sopra. Il simbolismo della dea, quindi stiamo parlando di simboli, di che cosa? Di quello che la gente chiama dea e nel proliferare di internet, dei movimenti, spesso c'è un'enorme confusione perché si tende a spiritualizzare qualcosa che è magari un sentire un po' ingenuo non nel senso offensivo ma proprio scientifico del termine, e a presentarlo come tradizione, quando invece di solito le tradizioni hanno dei confini e hanno anche proprio un pensiero e delle pratiche che sono radicate su una dimensione di senso. E quando non conosciamo a fondo, quando abbiamo troppa fretta, cosa succede? Succede che noi partiamo con l'idea di voler cambiare, di voler rivoluzionare, ma siccome siamo spugne che hanno assorbito il liquido che è la cultura che ci circonda, quando non abbiamo fatto abbastanza quel lavoro lì, filiamo che ci infiliamo dentro questo o quel significato che invece proviene dalla nostra cultura. Noi non ce ne rendiamo conto, però siccome tutto ha effetto sulla realtà, noi quello che produciamo è una cultura, una realtà, delle azioni, dei pensieri, del modo di relazionarci che non sono nuovi, provengono dal mondo che diciamo di voler cambiare. Ecco che Zia Ghianda ti aiuta e ti aiuta con gioia perché questo forse è quello che posso portare al mondo, la capacità non solo di comprensione di alcuni concetti relativi quantomeno alla mia tradizione, ragazze e ragazzi, non voglio proprio la pretesa di sapere chissà di che cosa, ma oltre a questo riesco facilmente a vedere e a sperimentare quello che può portare nella realtà. Ecco che è qui la discrimine, è lì che va ragionato, non è più il mondo solo delle idee, dove il modello viene prima di tutto e quello che può produrre il modello chi se ne frega. È quasi l'opposto, mi viene da dire. Partiamo dal tipo di società, di mondo che vorremmo creare e l'ideale che noi spingiamo è davvero coerente. È molto importante che in una tradizione si rispetti tutto questo perché la tradizione dovrebbe, se è seria, dovrebbe dare un contenitore di coerenza. Adesso si mischia un po' tutto, non è che non si possa mischiare, ma uno deve essere molto consapevole proprio di questo. Cosa sto mischiando? In cosa decido di svincolarmi e perché? Altrimenti il mischione appiattisce tutto su un livello di base che è quello da cui partiamo e ricominciamo tutto da capo.
Torniamo a noi, quindi parliamo di questo simbolismo della dea. Abbiamo inquadrato il discorso, abbiamo inquadrato la tradizione, che è fatta di tante tradizioni, però sfido chiunque a non riconoscere Star Oak come una voce autorevole in materia. Abbiamo capito di che cosa stiamo andando a parlare. Quindi non è una struttura parallela al simbolismo di Dio Padre. Qua potremmo già farci un seminario, cercherò di dirlo nel modo più facile e breve possibile, perché è veramente fondamentale. Cosa succede? Succede nel buon 70% dei casi che quando si parla di dea, di grande madre, eccetera, nella testa, nelle pance, avviene esattamente invece questo, un parallelismo uguale al contrario di Dio Padre. Addirittura ho trovato articoli su internet che la descrivono in questo modo, sia da persone che vorrebbero trovarci qualcosa di positivo, ma poi soprattutto anche dagli oppositori, dove si lamentano appunto che qualcuno starebbe cercando di fare una versione uguale e contraria di Dio Padre inutilmente. Ecco, no. Qua già ci dice, non dobbiamo cercarlo in quel modo lì. Questo cosa comporta? Comporta che dobbiamo guardare a molto bene allora che cosa noi abbiamo interiorizzato del simbolismo di Dio Padre, perché veniamo abbastanza tutte e tutti da questo tipo di cultura. E attenzione, che tu sia o meno credente o che lo sia o meno stato, perché di fatto quando si parla di sacro in questa nostra cultura si dà per scontato che il sacro sia questo simbolismo di Dio Padre qui. E quindi anche quando tu dici no, io non sono credente, io questa roba non la voglio, cos'è che metti nel contenitore questa roba? Metti questo simbolismo, e quindi sia che tu lo fai tuo, sia che tu lo rifiuti, comunque la sensazione che scatta quando tu pensi alla sfera del sacro, del religioso, è questa qui. Questo a noi deve essere molto chiaro, e invece qui già c'è un lavoro immane da fare, perché lungo, un lavoro lungo che non si fa leggendo 2 libri, ma va visto molto bene anche nel nostro linguaggio che cosa proviene da dove. Nei nostri gesti che cosa proviene da dove. E ecco, la teosofia l'ho fondata praticamente per questo, ok? Molto del lavoro teosofico sta proprio nel renderci consapevoli di qual è il mondo da cui proveniamo e qual è invece la differenza, e perché soprattutto, perché io odio chi prende in giro le persone, io voglio che le persone abbiano il potere e capire il perché invece non è così, perché non è questo parallelo, perché è diverso e perché questa diversità può costruire un altro mondo. Se tutto questo ti ha incuriosito, ecco un buon motivo per iscriverti al mio canale e attivare le notifiche, oppure alla mia newsletter che comunque troverai sempre in descrizione. Quindi qua c'è un gran lavoro anche di rieducare il nostro sentimento che scatta in automatico rispetto a quello che di impatto pensiamo sia sacro, perché molto probabilmente sarà l'automatica ricerca di una divinità trascendente, per esempio, cioè lontana dal creato, con tutto quello che ne consegue, oppure l'automatica proiezione di quegli attributi del Dio biblico sulla dea, quindi una dea gelosa, una dea che ti punisce. Scriveva, credo, la mia amica Maya in un suo post, che molte persone le chiedono: ma io posso riferirmi a più dee o una si arrabbia perché parlo con l'altra? Non è una domanda banale, perché siamo abituati a pensarlo in questo modo: non avrai altro Dio al di fuori di me. Però proprio perché non è un parallelismo di Dio Padre, la dea tra virgolette ragiona in tutt'altro modo, a cominciare dal fatto che è tutt'uno. Cioè tu puoi parlarmi di Ecate o di Afrodite, ma sono 2 aspetti della stessa unità, perché noi siamo aspetti della stessa sua unità. E questo ci ricollega al passaggio immediatamente successivo. La dea non domina sul mondo, lei è il mondo. Che bella questa frase! Lei non domina sul mondo. Se io domino su qualcosa, io sono esterno all'oggetto su cui domino. È per logica così.
Se la dea dominasse sul mondo, forse la dea sarebbe trascendente come Dio Padre. Ecco che torniamo alla diversità. Lei è il mondo, questo è, su questa è qui ci potremmo fare fiumi di teosofia. Parola che preferisco a teologia, che mi richiama un pochettino la teologia al contrario. Sofia, una conoscenza che è legata anche all'esperienza, vuol dire questo, e tea legata alla dea. Allora facciamo teosofia. Lei è il mondo. Noi al posto di questa è, solitamente proviamo a guardare al nostro linguaggio quando parliamo della dea. Anch'io perché sono automatismi che abbiamo tutti. Mi capita ancora adesso, anche a me, nonostante sia una testona su queste cose. Possiamo dire se la dea ci ispira una certa azione, la dea tutti dei verbi che comunque implicano una relazione di distacco. Invece quando qualcosa è, lei è il mondo, non lo ispira, non lo regna, lei è il mondo. Quindi se noi siamo il mondo, siamo parte del mondo, siamo parte di lei. Principio di non separazione, questo lo rimandiamo a un altro video, però noi siamo lei in principio di non separazione. Il nostro agire non è che la ricerca dell'agire è curato, ispirato, è mandato da lei. In quel caso, quando noi mettiamo a fuoco quel tipo di agire umano, noi stiamo agendo lei, perché lei è mondo ma non statico, in movimento. È la creazione che continua a farsi e disfarsi di continuo, come una tessitura. Immagina questo arazzo con la navetta che continua a passare sul telaio, i punti che continuano a essere mossi. Ogni istante si rigenera un pezzettino, si rigenera un pezzettino, si rigenera un pezzettino. Lei non è solo la tessitrice, lei è tessitrice, telaio e pure quello che ne sta uscendo. E noi siamo una piccola parte di tutto questo. Già potrà emergere questa differenza abissale con invece un creatore staccato dalla sua creazione. La parte dopo, manifesta in ciascuno e ciascuno di noi. Ed è quello che dicevamo un po' prima, manifesta, lei è manifesta. Vuol dire proprio il collegamento con la realtà, non è solo un'idea, attenzione, non è solo un'astrazione, non è soltanto un'allegoria, è anche la materia, e su questo potremo aprire l'enorme parentesi di come un altro tipo di spiritualità si sia fondata sulla scissione tra spirito e materia. E qui di nuovo, quali conseguenze abbiamo di tutto questo? Le abbiamo sotto gli occhi. Comunque la ricerca di uno spirito sempre staccato dall'esperienza umana, e quindi come considero nella sacralità l'esperienza umana? Non la considero, l'abbino alla profanità, e di conseguenza dove sarà la mia attenzione? In un mondo che è distante, che è lontano dal nostro. Questo è il frutto della scissione tra spirito e materia. Lei è ed è manifesta in ciascuno di noi. Questo significa per forza che dobbiamo lavorare con le nostre testoline, con i nostri corpicini, a una nuova dimensione di significato anche per ciò che siamo. Ecco perché io dico che sia teosofia o che sia spiritualità radicata, noi stiamo lavorando a un nuovo umanesimo. E se noi ci infiliamo queste categorie qui perché abbiamo fretta, o il femminile ottocentesco, o quelle cose, senza approfondire prima che cosa ci stiamo perdendo per strada, abbiamo buttato al vento un'occasione enorme, inedita e che difficilmente si ripresenterà. Può essere internamente, e io Starhawk non me ne vorrà, aggiungerei anche esternamente, conosciuta da ogni individuo. Chi in questo mondo poteva invece dire, veicolare, suggerire che cosa è il sacro? Bene non lo poteva conoscere nessuno, perché la dimensione della trascendenza è inarrivabile, anzi ci sono tutta una serie di aneddoti per cui la vista di Dio vorrebbe dire che tu o sei morto o muori al momento, insomma, per cui proprio non sperimentabile in questa vita. E laddove ci si avvicina, laddove si ha il messaggio che appunto viene rivelato perché la divinità sta da un'altra parte, ci vuole il mediatore.
Torniamo a quel mio vecchio articolo del 2013-14 dove parlavo di una nuova visione della sacerdotessa, dove invece si dice non abbiniamo al mediatore. Ecco un altro degli automatismi che però hanno conseguenze reali. Se io lavoro pensando che devo io mediare a te l'esperienza del divino e fare da intermediario, io sono su un'altra corrente di pensiero che ci viene in automatico, d'accordo? Attenzione che io non voglio colpevolizzare, ma voglio che portiamo alla nostra attenzione, alla nostra coscienza queste cose, per poterle eventualmente cambiare e anche per poter scegliere, ma con cognizione di causa. Qua, se una cosa può essere sperimentata da tutti, attenzione, perché la critica che fanno, l'anticipo già, perché l'ho studiata, è che allora questo rischia di diventare un fondamentalismo, un estremismo. È una critica pertinente se rimaniamo in quella condizione umana da bestie che purtroppo vedo spinta molto adesso, di credere che la nostra esperienza esaurisca tutto il conoscibile. Cosa che invece non è, e in Teosofia su questo sono estremamente chiara. Noi possiamo conoscere, ovviamente stiamo parlando di un fenomeno che è di gran lunga più alto e grande, grosso di noi, perché Dea coincide con il mondo ma anche con l'universo. E di conseguenza vuol dire che tu, anche soltanto, pensiamo anche solo ai confini della Terra, chi di noi può sperimentare tutti i confini del globo? Non esiste. Ecco, è questo il senso in cui dobbiamo vedere la nostra esperienza, questo essere conosciuta e sperimentata. Noi possiamo conoscerne e sperimentarne un pezzettino, non perché sia trascendente, ma perché noi siamo piccoli, infinitamente piccoli e piccole, e va tenuta l'umiltà di riconoscere questa cosa. La mia esperienza non esaurisce tutto quanto. Certo che se noi abbiamo chiaro un quadro che dà un confine e orienta una lettura, anche l'esperienza che possiamo fare di questa dea la possiamo inserire come il nostro tassellino in quel mosaico lì. Se noi invece questo confine non ce lo abbiamo chiaro, ecco che rischia di venire fuori la confusione, il polpettone, e torniamo da capo. Da ogni individuo quindi. Allora cosa succede? Uno potrebbe dirmi, allora quando vi chiamate sacerdotesse non ha più senso. Ho fatto un video sul significato di sacerdotessa che ti linko in descrizione e anche qui sopra, e vorrei che lo guardassi prima, perché nonostante la parola possa suonare altisonante e mi sono persino beccata delle discriminazioni concrete per averla usata, io in realtà lo utilizzo in un senso molto netto. In ogni caso, per me quello che fa il servizio della sacerdotessa è la facilitazione di un'esperienza, e noi possiamo, e quasi mi viene da dire dobbiamo, essere tutte e tutti facilitatori e facilitatrici gli uni delle altre. Proprio perché da sole non possiamo farci un'analisi, per esempio, e quindi abbiamo bisogno della psicoterapeuta o del psicoterapeuta che come sguardo esterno riesca a portarci in luoghi che le nostre difese non riescono a superare. Allo stesso tempo ci sono delle esperienze che sono immediate. Esco dalla porta dello studio dove sono adesso, ho tutta la natura attorno, mi arriva, la godo. E altre invece che possono essere aiutate e facilitate da una, due, un gruppo di persone che possono preparare un momento speciale solo per noi o solo per un gruppo di cui quel momento sto partecipando. E anche questo, se è un concetto non proprio facile, io suggerisco di farne esperienza, perché una volta che hai fatto esperienza di questa cosa qui, capisci subito a che cosa mi sto riferendo, cioè sperimentare cosa significa quando un gruppo di persone facilitano un'esperienza della dea, in questo caso per noi. La mia esperienza migliore su questo è venuta con la Glastonbury Goddess Conference, dove il numero di persone che frequentano da tutto il mondo è tale che abbiamo altrimenti l'inedita possibilità di lavorare con centinaia di persone e vedere l'emozione che è poter portare a questi livelli un intero gruppo, e che cosa succede quando hai questi numeri e qual è il tuo ruolo in mezzo al ruolo di tante altre persone. È indescrivibile, commovente e potente, che mi fa capire moltissimo delle ragioni degli antichi rituali collettivi ormai smarriti in tutta la sua
maestosa diversità. La diversità nella teosofia, nella tradizione della dea, è ricchezza, una cosa che ci spaventa a morte perché siamo abituati in un pensiero duale oppositivo. Duale oppositivo, O-W-P-ositivo, non duale positivo, come scattano spesso in automatico i sottotitoli di YouTube, perché oppone. E di conseguenza la diversità in un pensiero duale o positivo è l'altro da me. E se i poli sono soltanto due, uno bene e l'altro male, uno giusto, l'altro sbagliato, io finisco per mettermi nel giusto e tutto ciò che è altro da me, il diverso, nello sbagliato, quindi nel pensiero duale o positivo, diverso, diventa sinonimo di opposto. Invece nel mondo della dea no. Non necessariamente, e al contempo opposto non significa necessariamente nemico. Altri capitoli che si aprono, ma io quello che spero è di passare, che siamo totalmente in un altro orizzonte simbolico. Ogni tanto la gente bisticcia con me, anche io ogni tanto bisticcio, devo essere sincera, perché perdo la pazienza anch'io, però ogni tanto ci si arrabbia, che cosa dici tu, cosa vuoi sapere tu? Io lo capisco che può essere a momento complicato, ma quando entri in questa cornice di senso e allora la conosci, allora lì magari puoi anche dire no, guarda, mi fa schifo, voglio mantenere quella di prima, però sono piuttosto sicura e ho abbastanza la presunzione che invece sia così affascinante che poi non la vuoi più mollare e di conseguenza prima di descrivere la dea in questo mondo qua e ignorare tutto il resto, proviamo ad avere quel briciolo di fiducia per vedere cosa sta al di là di questo nostro recinto di comfort, anche se sì, è difficilissimo ammettere che forse ci sono delle cose che ancora non sappiamo, però ce ne sono tante altre che ancora sappiamo. Allora che si fa in teosofia? Si mette al sicuro tutto il nostro pacchetto, anche simbolicamente, di conoscenze che già sappiamo e proviamo ad accantonarle per avere la curiosità di guardare il resto senza essere spaventate e spaventati e senza avere la paura che quel nostro pacchetto ci venga obbligatoriamente elevato. No, però devi prima infilarci il naso e quando ce l'avrai messo fammi proprio sapere come ti ci troverai. È il mondo che questo può creare a fare la differenza, non l'idealismo. A presto.